elevato livello di istruzione è la base fondamentale per migliorare la qualità della vita e diffondere uno sviluppo più sostenibile per la comunità globale. Nel corso degli ultimi 10 anni sono stati raggiunti risultati notevoli nell'istruzione di donne e ragazzi di paesi più poveri. Più in generale, il tasso di alfabetizzazione globale è cresciuto in questi territori, portando l'istruzione nelle scuole primarie a un tasso del 91%, sebbene 57 milioni di bambini ne siano ancora esclusi. Nonostante i passi in avanti, le disparità di genere geografiche tra paesi a nord e a sud del mondo sono ancora grandi. Più della metà dei bambini non iscritti a scuola vive in Africa subsahariana, mentre in tutto il mondo ben 103 milioni di giovani non possiedono capacità di base in lettura e scrittura. Di questi, oltre il 60% sono donne. L'istruzione di qualità è infatti in grado di generare cittadini consapevoli, assicurando un futuro migliore alle prossime generazioni. Una scuola, per considerarsi di qualità, non può limitarsi a trasmettere ai propri studenti una serie di nozioni e conoscenze, ma deve fondare le competenze specifiche per imparare a vivere nella società contemporanea e affrontando le complessità, promuovendo l'inclusione e l'apertura nei confronti delle diversità culturali e ostacolando ogni forma di discriminazione e bullismo. Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU. L'articolo 34 della Costituzione italiana afferma infatti la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Affermare che la scuola è aperta a tutti significa caratterizzare lo stato di cultura che esclude ogni discriminazione nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione. Ne deriva come conseguenza la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l'istruzione sia generalizzata. Il diritto all'istruzione è garantito anche dall'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'istruzione e la formazione sono le forme più importanti di investimento in capitale umano. Gli individui scelgono il livello ottimale di istruzione da acquisire, soprattutto sulla base del reddito ottenibile al termine degli studi. Un lavoratore decide di accrescere il proprio capitale umano, rinuncia ad un reddito oggi per assicurarsene uno maggiore in futuro. Per questo l'educazione è un fattore che aiuta ad aumentare la potenzialità produttive di un individuo. Guardando nel passato, la prima scuola venne fondata verso il 2000 a.C. nell'antico Egitto, allo scopo di formare i giovani esperti nell'amministrare lo Stato. Era una scuola rigida e spesso venivano inflitte punizioni corporali. Oggi la scuola è cambiata notevolmente, la tradizionale lavagna in arnesia è andata in pensione con gestetta e carcellino, sostituita da quella elettronica. Persino il modo di comunicare con le famiglie è cambiato, grazie a innovative app. Entro il 2030 ci sono degli obiettivi molto importanti per garantire lo sviluppo sostenibile. Costruire e sviluppare le strutture dell'istruzione che siano adatte ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alle parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e adatti per tutti. Espandere entro il 2030 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi più poveri. Garantire entro il 2030 che tutti gli alunni acquistino la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta allo sviluppo e uno stile di vita sostenibile. Ai diritti umani, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, garantire entro il 2030 che sia uomini che donne sappiano leggere, scrivere e fare calcoli.